Oggi parliamo di azalee, piante meravigliose che possono dare grandi soddisfazioni in termini di fioritura. Io ho scelto la varietà di Rhododendron indicum a fiore bianco, la vedete? L'ho ricavata da una pianta acquistata l'anno scorso che poi ho diviso in 4, come vedremo meglio appena di seguito. Il grande architetto Mies van der Rohe ha coniato un aforisma molto bello: less is more, meno è più. E direi che alle azalee questo aforisma calza perfettamente. Difatti, queste piante gradiscono avere poco terriccio e soprattutto poco fertilizzante. Poco terriccio significa anche usare vasi piuttosto piccoli, sempre con una retina di protezione del foro di drenaggio posta sul fondo, un piccolo strato di argilla espansa come drenaggio, poi un terriccio costituito da terriccio torboso, un po' di aghi di pino e un po' di pomice che serve sempre per alleggerire tutto quanto il terreno. Le azalee normalmente vogliono una quantità d'acqua media, gradiscono le vaporizzazioni nel momento in cui non hanno i fiori. Quando sono in fioritura non vanno più vaporizzate, vanno bagnate molto di più rispetto a quando sono solo in vegetazione, e sempre solo quando sono in fioritura possono tollerare la immersione in acqua per una completa saturazione del terreno. Quindi si può mettere il sottovaso e riempirlo completamente d'acqua per saturare il terreno. In questo modo la fioritura durerà molto. Una volta terminata la fioritura vanno asportati tutti i fiori, compreso il piccolo diciamo ovario riempito di semi che avrà prodotto, e si dà una piccolissima quantità di fertilizzante. Direi che una volta all'anno è già sufficiente. Quindi piante molto belle che hanno poche richieste di attenzioni di coltivazione e che danno grandissime soddisfazioni. Per riconoscere le piante, in alcuni vivai seri si trovano i cartellini, quindi si può riconoscere il Rhododendron indicum o simsi da quello che è il Rhododendron japonicum, che è l'azalea japonica, che è leggermente meno adatta alla realizzazione dei bonsai. Grazie, alla prossima!